All'inizio di ottobre, insieme a Pierre, ho trascorso una stupenda giornata al We Ride Mountain Bike Festival di Ticino. Lo scopo della giornata, oltre a quello di provare la magia del festival che comprendeva un village con allestimenti dei paddock per i negozianti locali di mountain bike e di bike, accessoristica e abbigliamento, era quello di provare delle e-mountain bike e mountain bike da enduro su alcuni trail ticinesi, alcuni dei quali il giorno dopo avrebbero dovuto ospitare delle gare da enduro. My game. Allora, la bici che ti darò per oggi sarà la GLP2. La Piera Overvolt GLP2 forse non è una delle bici più eleganti del mercato, ma quando si parla di efficienza in salita e velocità in discesa, questa e-mountain bike la fa da padrone, come testimoniano i risultati delle EVSI di Finale Ligure di quest'anno. È molto importante sapere che il design della bici, dove abbiamo messo la batteria, il più vicino del motore per avere il baricentro basso e il più vicino del centro anche della bici. Che capacità della batteria? È una 500. Motore Bosch? È un Bosch CX. E ZEB da 160? 170. 70. 160 dietro, 170 davanti. 29 pollici le ruote? Esatto, un mullet, 29 davanti, 27 e mezzo dietro. Con trasmissione Ruote di XO1. carbonio, XO1 trasmissione, sì. Perfetto, grazie mille. Il Pierre invece non prende una La Pierre, ma prende una iBike Special Edition. È una All Mountain S per Special Edition a 160 mm di escursione. Viene con la trasmissione AXS elettronica, anche le reggisella elettronica, anche con la forcella Öhlins, l'ammortizzatore Öhlins e il motore. Questo è il motore incredibile da Yamaha, questo è il PVX2 che spinge come un animale, veramente. Ma tu Pierre non dovevi avere una La Pierre, non dovevi avere una La Pierre, tu Pierre. Pierre, perché non hai la La Pierre? Perché sennò sarebbe troppo banale come cosa. Siamo partiti per il giro con il nostro gruppo. La giornata non è dei migliori, cerchiamo di portare a casa qualcosa. Siamo a Lopagno, protezzered. Sempre così o andate su voi? Dipende, sì. Solito pedalano. Lo portate sempre dietro? Sì. Bravi. Viene anche lui. Bravi. Ovunque. Quanti anni ha lui? 7. Urca, 7 anni, sei già in servo, ehi. Bravo. È partito. Attenzione. Allora questo lo facciamo proprio a massimo, questa rampa qua. Attenzione che qua cerchiamo di fare questa rampa come si spinge anche, va su, va su e va su bene. Siamo andati su benissimo su questa rampa, veramente una rampa 20%, lì per salire con le gambe bisognava essere un super pro. Eccoci qua, non male, eh? Allora siamo a metà della salita, 500 metri di dislivello fatti e sono partito con la batteria che aveva 6 tacche. Sto salendo col modo eco per risparmiare un po', velocità media sui 11-12 km orari. Te Stefano, la batteria come va? Sono al 56% e la bici è molto agile, si sente proprio che ha il baricentro basso e sopra può navigare in bellezza, a sinistra, a destra, in modo molto agile, molto leggera sopra e il peso è tutto sotto. Il motore Bosch sistema molto, leggermente rumoroso direi. Mentre invece io ho un motore Yamaha che sembra un fantasma perché non si sente assolutamente niente. E anche la sensazione è proprio quella di pedalare normalmente ma con molti più watt nelle gambe. Possiamo sentire il motore, il mio non si sente praticamente. Adesso facciamo sentire il mio motore. Secondo me potrebbe migliorare il Bosch in questo. Un motore eccezionale, nulla da togliere, però potrebbe guadagnare in silenziosità secondo me. Io e Stefano ci siamo scambiati le bici, adesso proviamo sensazioni diverse. Questa è molto più piccola di quella che sto usando io, ride bike. La spinta è buona comunque, il rumore del motore si sente assolutamente la differenza.
Purtroppo mi sa che in cima siamo proprio in mezzo alle nuvole. Panorami mozzafiato, cielo azzurro, sole pieno, caldo, tantissimo caldo. Per la serie pecorelle smarrite. Oggi sembra di stare al casello a Milano. Cosa della Ghisolfa? Stiamo scendendo verso Gola di Lago. Purtroppo il panorama sarebbe fantastico, però vediamo di provare la bici su questo trail. Qua se uno vola giù non lo troviamo più. Aiuto! Che cazzo dov'è? Da un po' che non faccio questo trail, quindi devo fare attenzione. Comunque si scende benissimo con questa iBike. Il trail non è complicatissimo, tecnicamente non è difficile, c'è solo qualche passaggio un po' roccioso, ma si fa abbastanza bene. Oppa. Ah. Pedali, bisogna un attimo abituarsi. Oh! Sempre bello sto trail da fare. Un po' scassato in qualche punto. C'era da 170, si sente tutta, si sente benissimo, ammazza come sopporta. Oh! Oh! Non potete neanche immaginare con che stabilità questa bici è scesa da quel tratto. Il peso sicuramente si sente nella guida, però si muove bene. Op, 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 op. Qui è decisamente smosso la situazione. È un po' mollare. Molla, 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 molla. Inizia a essere più bello. Bello il panorama adesso. Impegnativa, tutta rotta così, però navigava che era un piacere. Oh! Ah! Io lo faccio a destra! Siamo belli alla fine. Ragazzi, qua hanno accelerato. Scusa. Cosa fate? Ci dronate adesso? Sì. Ma è proprio piccolo piccolo sto drone? È il mini? Allora, ripresa live, in streaming sul piazzale, quindi non fare cappelle, non ribaltarti. Dov'è? Sei stanco, Pier? Sei stanco? Tirato come una bestia. Il momento migliore del giro. Oh, finalmente ci mangi, c'ho un vuoto di stomaco. Ci siamo mangiati la formaggella e la salamella all'azienda agricola Monti di Condra. Il rumore dei campanacci mangiando salame, formaggio e bevendo vino. Che bello. E oggi si è gustato il giro. Che è? Vai avanti te. Eh? Vai avanti te, che ti prendo. Brave man, can I film your vlog? Si va alla morte qua. Comunque questa è una prova speciale della Enduro World Cup Lombardia, Non è che siamo sul percorso dell'oratorio qua, Ostia! Così a minchia! Qua brutto. Molla sti freni! Sì, ma fermati, cazzo!